Ciao a tutti e a tutte e bentornati e bentornate sul nostro canale. Bentornati e bentornate sul canale YouTube di Lernilango. Oggi voglio spiegarvi la forma riflessiva, un argomento complesso della lingua italiana. Complesso però non perché è difficile da capire o da studiare, complesso perché è caratterizzato da tante sfumature. Per questo motivo ho deciso di dividere la lezione sulla forma riflessiva in una serie di lezioni, in una serie di video. Il video di oggi è il primo di questa serie. E nel video di oggi, nella video lezione di oggi, vi spiegherò che cos'è la forma riflessiva e come formare la forma riflessiva in italiano con i tempi semplici. Partiamo dunque dal primo punto e partiamo dalla definizione dei verbi riflessivi. Spieghiamo cioè che cos'è la forma riflessiva in italiano. Per spiegare questo partiamo dal nome. Forma riflessiva. Forma, nome, sostantivo, riflessiva, aggettivo. L'aggettivo riflessivo, riflessiva, da quale verbo deriva? Da quale verbo è creato, secondo voi? Riflettete. Viene appunto dal verbo riflettere. Il verbo riflettere può avere in italiano vari significati, tra cui pensare. Infatti prima vi ho detto riflettete, cioè pensate. Ma il verbo riflettere ha anche un altro significato che è legato, che è connesso alla definizione della forma riflessiva. Ecco qui, vedete? Abbiamo uno specchio e lo specchio che cosa fa? Qual è l'azione che compie, che fa uno specchio? È quella appunto di riflettere. Giusto? In questo momento lo specchio riflette la mia mano. Quindi l'immagine della mia mano è riflessa nello specchio. Quindi, se da un lato lo specchio riflette la mia mano sul vetro, dall'altro un verbo riflessivo è proprio come uno specchio, ma il verbo riflessivo riflette l'azione sul soggetto. Quindi lo specchio riflette la mia mano sul vetro. Il verbo riflessivo riflette l'azione sul soggetto. Quindi andiamo più nello specifico e vediamo, facciamo qualche esempio. Se io dico io lavo, semplicemente io, soggetto, lavo, verbo, presente indicativo del verbo lavare, è un verbo normale. Un verbo nella forma attiva, normale. Ma se io dico, vedete, io mi lavo, in questo secondo caso sto usando la forma riflessiva. Quindi il verbo lavare, in questo caso, è usato nella forma riflessiva. E come uno specchio, in questo secondo caso, il verbo lavare riflette l'azione di lavare fatta dal soggetto io, riflette l'azione sul soggetto. Quindi, nel primo caso sarà io lavo, forse la macchina, forse la casa, forse la libreria. Ma nel secondo caso io mi lavo sarà la forma riflessiva e cioè io lavo me stessa. Quindi un verbo riflessivo riflette l'azione fatta dal soggetto, riflette l'azione fatta dal soggetto sul soggetto dell'azione. E questa cosa, in altre parole, significa che quando abbiamo un verbo riflessivo, il soggetto del verbo, il soggetto dell'azione è anche l'oggetto dell'azione. Per esempio, torniamo agli esempi di prima. Se io dico io lavo la macchina, io soggetto, lavo verbo, la macchina oggetto. Ma se io dico io mi lavo, in questo caso io soggetto, lavo verbo,
mi, me stesso. Me stesso è l'oggetto del verbo. Quindi io in questa frase sono sia soggetto dell'azione, quindi faccio l'azione, sono anche però oggetto dell'azione, perché ricevo l'azione. L'azione si riflette su di me. Dunque, ripetiamo, i verbi riflessivi in italiano sono quei verbi che riflettono l'azione del soggetto sul soggetto dell'azione, cosa che, in altre parole, significa che nei verbi riflessivi il soggetto dell'azione è anche l'oggetto dell'azione. Volete approfondire i concetti di soggetto e oggetto? Vi consiglio di guardare il video che ho pubblicato un po' di tempo fa sul nostro canale YouTube intitolato Il soggetto e l'oggetto. Questo è un video di grammatica avanzata, ma con un po' di sforzo e con l'aiuto dei sottotitoli del video che trovate in italiano, inglese e portoghese, secondo me potete capire molto bene i contenuti della video lezione. Adesso invece vediamo come formare la forma riflessiva del verbo con i tempi semplici. Prima però di vedere come formare la forma riflessiva, ripetiamo che cosa è un tempo semplice in italiano. In italiano un tempo semplice è un tempo formato da una sola parola. Quindi i tempi semplici dell'indicativo sono presente, imperfetto, passato remoto e futuro semplice. Quindi tutti questi tempi sono formati in italiano da una sola parola. Adesso dunque vediamo come formare la forma riflessiva dei verbi quando dobbiamo formare un tempo semplice. Molto semplice. Formiamo la forma riflessiva aggiungendo al verbo nella forma del presente, dell'imperfetto, del futuro semplice, del passato remoto, si forma aggiungendo a questi tempi i pronomi riflessivi. Dunque, vediamo insieme. Partiamo dall'esempio del verbo lavarsi, un verbo nella forma riflessiva. La prima persona sarà io mi lavo, cioè io lavo me stesso o, se femminile, io lavo me stessa. Seconda persona, singolare, tu ti lavi, cioè tu lavi te stesso, oppure femminile, tu lavi te stessa. Terza persona, singolare, maschile, lui si lava, cioè lui lava se stesso. Terza persona, singolare, femminile, lei si lava, cioè lei lava se stessa. Prima persona plurale, noi ci laviamo, cioè noi laviamo noi stessi, maschile, noi laviamo noi stesse, femminile. Seconda persona plurale, voi vi lavate, cioè voi lavate voi stessi, maschile, voi lavate voi stesse, femminile. Ed infine terza persona plurale, loro si lavano, cioè loro lavano se stessi, maschile, loro lavano se stesse, femminile. E lo stesso vale se formiamo l'imperfetto, io mi lavavo, tu ti lavavi, lui si lavava, lei si lavava, noi ci lavavamo, voi vi lavavate, loro si lavavano. Se formiamo anche il futuro semplice, io mi laverò, tu ti laverai, lui si laverà, lei si laverà, noi ci laveremo, voi vi laverete, loro si laveranno. E lo stesso per l'indicativo se formiamo il passato remoto. Io mi lavai, tu ti lavasti, lui si lavò, lei si lavò, noi ci lavammo, voi vi lavaste, loro si lavarono. Dunque, quando formiamo la forma riflessiva di un tempo semplice dell'indicativo e dunque presente, imperfetto, futuro semplice e passato remoto, dobbiamo semplicemente aggiungere alla forma del verbo i pronomi riflessivi. Bene, io ho finito anche per oggi, non ho altro da aggiungere.
Spero che è stato tutto chiaro e mi raccomando, se avete delle domande potete scrivere nei commenti qui giù, senza problemi. Inoltre, se volete esercitarvi su questo argomento, come sempre sul nostro sito learnilango.com trovate degli esercizi a correzione automatica. Io vi ringrazio di essere arrivati e arrivate fino alla fine e vi auguro una buona settimana. Ci sentiamo alla prossima video lezione. Ciao!